Buongiorno a tutti, sono Davide Montingelli, ex ufficiale delle Forze Armate. Oggi vi propongo un video a cui ho lavorato molto, un video diverso da quelli che faccio solitamente. È un video su quello che pensano delle persone di origine giapponese inerentemente al film Oppenheimer e ovviamente al fatto storico che il film racconta. Quindi diciamo che è più un racconto di persone, di esseri umani sulla guerra. Io parlo spesso di guerra da un punto di vista tecnico, magari da un punto di vista strategico, tattico e via dicendo, però oggi ecco vi propongo questo tipo di contenuto, spero vi piaccia. Io ho letto già ovviamente le risposte che hanno dato queste due persone, una di Yokohama, l'altra di Hiroshima, e ho trovato le risposte veramente molto interessanti, molto profonde. Spero che voi troverete questo lato educativo che io ho trovato in queste risposte. Non voglio dilungarmi, non voglio dire molto io, voglio che siate voi stavolta a darmi la vostra opinione su quello che vi sto per proporre. Non farò commenti, il video finirà appunto con queste due testimonianze che io leggerò. Buon ascolto e fatemi sapere cosa ne pensate. L'ho visto ed è stato fatto molto bene, con una sceneggiatura interessante e degli attori bravissimi. Non ho nulla da ridire sulla qualità, se esso si vede come un film di intrattenimento. Tuttavia, dagli occhi di una giapponese non è stato piacevole vedere certi aspetti legati alla nascita delle bombe atomiche che realmente distrussero il mio paese e il mio popolo. Per esempio, non è stato piacevole vedere che le bombe in questione siano state create per un capriccio di uno scienziato. Se era consapevole del risultato che avrebbe causato la sua invenzione, perché le ha create? Per l'onore? Per la curiosità intellettuale? Di certo non è stato l'unico colpevole, perché erano coinvolti altri scienziati e il governo americano, ma non può essere una scusa valida, considerando la gravità del suo operato. E soprattutto non ha il diritto di pentirsi, né di farsi vedere pentito, dopo aver impiegato anni a sviluppare una bomba. Aveva tutto il tempo per fermarsi e ritirarsi dal progetto, ma non l'ha fatto. Sono dell'idea che un film di guerra per definizione non possa essere imparziale, perché narra solo un punto di vista. Non so se definirlo filoamericano, perché riconosco il coraggio del regista di aver messo in dubbio le decisioni prese dal governo statunitense, ma il fatto di mostrare il creatore delle bombe pentito lo interpreto come un tentativo di giustificazione. La scena più disgustosa per me è stata quando, finito il test Trinity, le alte sfere del governo americano discutevano per decidere dove far cadere le bombe. Parlavano con tanta leggerezza perché per loro era come un gioco. Il regista è stato coraggioso a descrivere con quale noncuranza i politici hanno scelto Nagasaki e Hiroshima, ma per me non è stato coraggioso abbastanza. Non so se è giusto parlare di un perdono. Abbiamo semplicemente accettato i fatti. Ad essere sincera, non percepiamo il sentimento d'odio nei confronti degli americani. Penso che in guerra non esiste un colpevole o un innocente, soprattutto quando si parla delle guerre mondiali. Anche noi siamo colpevoli dei massacri avvenuti in Cina o in Corea. Non mi sentirei quindi in diritto di accusare pubblicamente il governo americano per il lancio delle bombe. No, odio non è il sentimento che provo nei loro confronti. Io semplicemente non li capisco, non comprendo. Non capisco perché fare un'arma simile. Sì, non capisco è la frase che meglio esprime ciò che provo.
La storia ufficiale dice che i bombardamenti posero fine alla guerra. Personalmente credo che il Giappone fosse già in procinto di arrendersi. Di sicuro non c'era bisogno di armi così devastanti per far arrendere il mio paese. Sono nata e cresciuta ad Hiroshima. Io e i miei coetanei ogni estate facevamo una serie di lezioni sulla pace. All'epoca ho visto film e fotografie sulla realtà di Hiroshima dopo il bombardamento atomico. Qualcosa di molto spaventoso per dei bambini, se ci penso ora. Ci si concentrava sul raccontare storie sulla tragedia di Hiroshima, su come le persone soffrirono e morirono a causa delle armi nucleari e sulle conseguenze del disastro. Naturalmente ho visitato più volte il Museo della Bomba Atomica. Il problema è che dimentichiamo. Il pericolo di una guerra nucleare non è esaurito. Ci dobbiamo opporre fermamente alla guerra e allo sviluppo o al possesso di armi nucleari. Penso alla Terra come casa mia. I miei nonni, mio padre e i suoi fratelli sono sfuggiti alla bomba atomica e ai raid perché sono stati evacuati in campagna a 60 km dalla città. Mio padre all'epoca aveva 8 anni e vide un lampo di luce nel cielo di sud-ovest e apparve un'enorme nuvola a forma di fungo che non aveva mai visto prima. Ho un amico che è un sopravvissuto alla bomba atomica di seconda generazione. Sua madre è stata esposta alle radiazioni quando è tornata in città da un punto di evacuazione. Come suo figlio, ancora oggi, ogni anno deve presentare i dati del sangue al Radiation Effects Research Institute. Anche adesso che la guerra è finita, rimangono ancora molte cicatrici della bomba e c'è un'abitudine che viene ancora rispettata. Ogni anno, il 6 agosto alle ore 8:15, si ricorda la data e l'ora del bombardamento atomico per conservare l'esperienza di essere l'unico paese ad aver subito gli effetti di una bomba atomica. Suonano le sirene o le campane e tutti pregano in silenzio. Questo si fa ovunque, a scuola, al lavoro o a casa. Personalmente non ho mai sentito esternazioni critiche verso l'America nella mia famiglia. I genitori di mia nonna erano immigrati prima della guerra e lei era nata in America. Successivamente mia nonna tornò in Giappone e lì visse la guerra, ma i genitori e le altre sorelle rimasero in America. Non è chiaro come sia stata trattata la famiglia di mia nonna durante la guerra, però non ho mai sentito niente di negativo da parte di mia nonna. Non ho mai nemmeno sentito opinioni critiche da parte dei miei nonni o di mio padre, che hanno entrambi vissuto la guerra. Anche per questo io mi sono avvicinata all'America, in un certo senso. Credo che l'America sia stata uno dei paesi più importanti e indispensabili per la ricostruzione e lo sviluppo del Giappone nel dopoguerra, e continua a influenzare il Giappone anche oggi. Non possiamo cambiare il fatto che la bomba atomica sia stata sganciata. Penso che dovremmo imparare di più sulla storia dietro di essa, piuttosto che limitarci ad attaccare l'America. Dobbiamo imparare per non ripetere gli stessi errori in futuro. Sul cenotafio delle vittime della bomba atomica di Hiroshima sono incise delle parole: riposate in pace, noi non ripeteremo l'errore. Qualcuno reputa che questa iscrizione sia strana, poiché fa sembrare che il Giappone, la vittima, abbia commesso un errore. Tuttavia, in risposta a tale opinione, la città di Hiroshima afferma che lo scopo dell'iscrizione è che le vittime della bomba atomica non siano semplicemente vittime di un paese o di un popolo, ma siano consacrate come un'eredità di pace per tutta l'umanità. In altre parole, l'errore nell'iscrizione non si riferisce alle azioni di un individuo o di un paese, i giapponesi o gli americani, ma si riferisce alle guerre e all'uso delle armi nucleari e alle armi in generale,
da parte di tutta l'umanità. Un male che spero con tutto il cuore un giorno faccia spazio a armonia, prosperità e una durevole pace nel mondo. Questo è lo spirito di Hiroshima, la mia città.